Le partnership commerciali. In questo video ti voglio spiegare l'importanza e l'intelligenza di utilizzare partnership commerciali giuste, idonee, per lo sviluppo del business, soprattutto se fai parte di una piccola e media impresa che opera in mercati B2B. Mi presento, sono Andrea Zucca, sono l'amministratore delegato dell'Ippogrifo e da quasi 30 anni con la mia agenzia, con il nostro team, mi occupo di marketing e di vendita business to business. Come dicevo, oggetto di questo video è parlarti della grande opportunità che oggi premetto nelle piccole e medie imprese è sfruttata e utilizzata molto poco. Quindi in Italia siamo poco abituati a fare gioco di squadra, a fare sinergia, a fare alleanze strategiche con altre imprese che possono condividere con noi un progetto, questa è una parola chiave molto importante, funzionale a dare reciproca soddisfazione a questa sinergia. Chiamiamole partnership commerciali, chiamiamoli progetti di co-marketing, adesso non andiamo nel dettaglio, ci sono magari delle sottili differenze. In linea di principio stiamo parlando, come dicevo poc'anzi, di alleanze, di sinergie che hanno l'obiettivo di portare vantaggi ad entrambi gli interlocutori. Una parentesi, dico entrambi semplicemente perché se la tua azienda non ha mai fatto questo tipo di attività, non è avvezza a questo tipo di sinergie, il consiglio è quello di iniziare con un progetto dove gli attori sono due. Le partnership commerciali possono riguardare anche più imprese. Non parliamo comunque in questo video di progetti di rete, progetti di atti, associazioni temporanee di impresa, parliamo di partnership commerciali, due aziende che decidono di condividere un progetto per ottenere reciproca soddisfazione in questa alleanza, funzionale ovviamente allo sviluppo del business di entrambe. Vediamo un po' di regole affinché una partnership commerciale possa funzionare. Allora, prima regola, primo concetto, l'interlocutore, devi scegliere l'interlocutore giusto, ci devono essere due aziende che sposano una progettualità, naturalmente una delle due magari sarà la portavoce del progetto, le due aziende non devono essere in concorrenza tra di loro, ok? Quindi non possono fare un'alleanza, salvo casi eccezionali che quindi non trattiamo, non possono fare alleanza due aziende che sono in competizione. Altro punto importante, naturalmente il target di entrambe le aziende deve essere analogo, quindi sostanzialmente imprese non in concorrenza, complementari tra di loro, che hanno la stessa tipologia di clienti come target. Naturalmente devono avere anche lo stesso posizionamento. È chiaro che è un po' una conseguenza del target audience, però se sono un'impresa premium, dovrò fare alleanza, dovrò fare partnership commerciale con un'impresa non in concorrenza con me, complementare a me, che va sulla stessa tipologia di clienti premium, quindi non posso avere due aziende che hanno posizionamenti di prezzo diverse, perché i target per forza di cose sarebbero diversi. Il concetto di complementarietà, allora molte volte dove andare a pescare? Dove andare a pescare? A chi pensare se parliamo di questo tipo di concetto? Attenzione che potresti avere già nella tua filiera di partner, di fornitori, di clienti, l'interlocutore giusto con cui guardare a questo tipo di progetto. E pensa alla tua filiera, ci può essere produttore, distributore, rivenditore, cliente finale, oppure nel mezzo ci può essere anche, che ne so, l'installatore. Ecco, guarda un attimo alla tua filiera, guarda la distribuzione del tuo prodotto, del tuo servizio, tu potresti fare alleanza con un pezzo della catena di distribuzione a monte o a valle rispetto a te, ok? Quindi molto spesso ci sono già i presupposti per trovare quell'interlocutore che potrebbe essere interessato a questo tipo di progettualità. Se così non fosse, bisogna andare a cercare qualcuno che abbia le caratteristiche che abbiamo citato prima. Naturalmente il consiglio è anche quello di trovare imprese alleate che abbiano le stesse dimensioni, che possono avere gli stessi obiettivi, le stesse ambizioni, perché, faccio un esempio, se tu sei una piccola impresa è difficile creare partnership con un grande player, un grande brand, perché i rapporti e gli equilibri di forza sono estremamente diversi, gli interessi tuoi non sono gli interessi
di quell'altro tipo di interlocutore, mentre due imprese che hanno le stesse dimensioni, la stessa missione, le stesse filosofie di vita, la stessa cultura, ma anche gli stessi obiettivi di sviluppo commerciale si trovano molto più in sintonia. Ho usato prima la parola progetto, bisogna scrivere un progetto affinché una partnership commerciale funzioni. Quali sono gli obiettivi? Ci deve essere un piano di marketing. Il progetto consiglio che abbia una durata sin dall'inizio identificata. Magari l'anno di sinergia potrebbe essere un periodo idoneo, quindi un anno di attività per sperimentare e far andare bene un progetto che è stato scritto nel migliore dei modi. Se sei interessato a questo argomento, faccio una veloce parentesi, c'è un link in calce a questo video dove puoi chiedere una consulenza e la nostra struttura senza impegno ti darà le informazioni del caso. Torniamo a ciò che stavo dicendo, stesso posizionamento, stesse dimensioni, stesse ambizioni, dicevo, delle due imprese. Progetto, mettere per iscritto gli obiettivi, mettere per iscritto la durata, avere in entrambe le aziende un responsabile che dialoga con controparti in maniera molto lineare e proficua, creare un piano marketing, dicevo, quindi una partnership commerciale deve alla fine promuovere entrambi i brand che possono costruire una comunicazione dedicata, strumenti dedicati, un vestito specifico per questo tipo di sinergia, quindi un sito web, una pagina web dedicata a presentare questa partnership che naturalmente poi verrà promossa anche nei rispettivi canali di comunicazione delle due imprese. Condivisione quindi di un piano marketing specifico e dedicato perché magari farai degli eventi, farai dei roadshow, farai delle comunicazioni specifiche. Ecco, il semplice, che semplice poi non è, ma dico lo scambio di mailing list, la veicolazione nelle reciproche mailing list, che però parlano e dialogano su target similari, è già una grande cosa. Già ottenere questo tipo di beneficio può essere una grande opportunità. Attenzione che le partnership commerciali si vedono, ce ne sono molte, in grandi brand, ma non c'è scritto da nessuna parte, anzi, che non siano attività che possono essere implementate anche da PMI. Oltretutto, più piccola è l'impresa e più può aver bisogno di questo tipo di booster, di questo tipo di sinergia, anche perché c'è anche un concetto di condivisione dei costi. Vuoi andare a fare quell'evento fieristico? Magari costa qualche decina di migliaia di euro, farlo da solo, se sei una PMI, può essere veramente pesante per il tuo budget. Farlo con un'azienda complementare alla tua, che ha quella stessa tipologia di clienti con cui ci può essere una reale sinergia, è cosa buona e giusta. Altro ingrediente che ci deve essere nella tua partnership, strumento condiviso di raccolta delle informazioni. Puoi attivare una licenza di un CRM, come ce ne sono tanti, specifico per monitorare che cosa accadrà durante le variazioni commerciali di questa partnership, perché attiverai alcune leve e vuoi giustamente monitorarle. Altro ingrediente di fondamentale importanza, procedura tra le parti. Se arriva alla mia azienda una o più opportunità utili alla tua, come farò il passaggio di palla? Quale sarà la procedura che ci daremo affinché tutto venga tracciato e rimanga agli atti? Insomma, è ovvio che un progetto di marketing è un progetto di marketing per lo sviluppo commerciale, è un progetto importante, ma è un progetto che deve essere considerato all'interno di una PMI, all'interno della tua impresa e soprattutto se non è mai stato realizzato, se non è mai stato preso in considerazione, è giunto il momento di farlo, anche perché stiamo andando in un contesto storico dove fare marketing significa già ora fare bene marketing, perché fare marketing all'acqua di rose implica perdere tempo, perdere denaro e non essere soddisfatti. Quindi pensa alle partnership commerciali, come ti ho detto prima, se il tema ti interessa, se è di tuo gradimento, se vuoi approfondire questa opportunità, clicca il link che trovi in calce a questo video, entri in una pagina web dedicata, c'è un form, compila, richiedi una consulenza gratuita, saremo ben lieti di farti vedere la nostra esperienza su progetti di questo tipo che abbiamo già implementato.